Salve ragazzi, oggi andiamo a vedere come effettuare il foto inserimento, cioè aggiungere un'immagine alla nostra scena, quindi poterci anche aggiungere dei modelli 3D all'interno rispettando la prospettiva della scena. Andiamo a creare una camera, mettiamoci nella vista di camera e andiamo tasto destro Cinema 4D Tag e andiamo in Camera Calibrator. Fatto questo andiamo nel layout più aperto possibile, andiamo a cliccare su Camera Calibrator e andiamo a scegliere la nostra immagine. Quindi andiamo sui 3 punti e andiamo a scegliere la nostra immagine con il doppio clic. Fatto questo andiamo a cliccare su Full Image in modo tale che ce la disponga bene, in modo tale che noi la vediamo al 100% e poi andiamo su Calibrate. Possiamo aggiungere delle linee, una griglia o dei pin. Vi farò vedere tutti i metodi. Andiamo ad aggiungere una linea e come vedete ci verrà creata questa linea che si fa fatica a vedere in realtà. Andiamo a prendere questo tondino qua e lo portiamo in una linea di riferimento nella scena. Portiamo l'altro pallino alla fine del punto di riferimento della scena, in modo tale che adesso abbiamo tracciato quest'asse di prospettiva. Fatto questo, tenendo premuto Shift, andiamo a cliccare finché non diventa del colore desiderato. Adesso io ho messo colore blu perché voglio che questa sia l'asse Z. Vado ad aggiungere un'altra linea in una parte molto lontana da quella che ho fatto ora. Quindi una parte molto lontana potrebbe essere da queste parti qua. Vado ad aggiungere i 2 pin come fatto prima, Shift con clic in modo tale che diventi blu. Come vediamo adesso Z Vanishing Point Solved. Fatto questo possiamo fare così per tutte le altre assi. Vi faccio vedere invece la griglia che trovo molto più intelligente. Come vedete ci creerà questa griglia dove noi prendendo il pallino di griglia possiamo andare a posizionare in un rettangolo presente nella scena. In questo caso come vedete c'è questo rettangolo di legno che sfrutterò per portare tutti i miei puntini della griglia nel quadrato. Fatto questo, possiamo calibrare 2 assi. Premendo qua possiamo andare a calibrare l'asse X. Premendo qua invece possiamo andare a calibrare l'asse Z. Usando la griglia avremo un solo strumento, ovvero la griglia per 2 assi. Come vedete adesso abbiamo la Focal Length Solved, Camera Orientation Solved, Z Vanishing Point Solved, X Vanishing Point Solved e Y Vanishing Point Indirectly Solved, che vuol dire indirettamente perché tramite i calcoli della lunghezza focale il programma già ci dice in realtà dove è l'asse Y, ma se vogliamo una accuratezza maggiore andiamo a prendere di nuovo una linea e la andiamo a posizionare nell'asse Y nella nostra scena. Quindi io lo faccio perché e comunque, alla fine non ci perdiamo niente di tempo, ma migliorerà di molto. Andiamo a cliccare Shift, clic, Y, un'altra linea, la mettiamo in una parte molto lontana dall'ultima, quindi può essere proprio l'altro estremo addirittura della foto, e come vedete anche Y Vanishing Point è Solved. Fatto questo andiamo a cliccare su Create Camera Mapping Tag. Inutile dire che più linee metterete e più sarà preciso. Fatto questo sappiamo anche, nel caso in cui non lo dovessimo sapere, la focal length della nostra immagine. Fatto questo abbiamo ora la nostra immagine calibrata, infatti se andiamo a mettere un cubo, come vedete rispetta perfettamente la prospettiva e a questo punto possiamo andare anche su Plane e andarci poi a ricostruire la nostra intera scena per poterci aggiungere un modello 3D, fare i nostri rendering. È un'operazione molto semplice che però ci darà risultati sicuramente migliori di come possiamo fare manualmente. Io vi aspetto giovedì prossimo con un altro video. Ciao!